Ma come? Non dovevamo parlare della nostra avventura sull'Himalaya? No, lo voglio chiacchierare. Dove la vacanza? A questo punto credo sia meglio ricominciare da capo. Dedichiamo una giornata per visitare la città. La prima tappa è la famosa Durbar Square. Questo museo a cielo aperto comprende 62 edifici tra templi e palazzi. Non mancano incontri curiosi. Gli edifici risalgono tra il XV e il XIX secolo. Purtroppo il terremoto del 2015 ne ha distrutti una parte. Lo stupa di Swayambhunath è un antico complesso religioso buddista che sorge sulla collina nella valle di Kathmandu. È noto anche come il Monkey Temple o Tempio delle Scimmie, poiché ci sono scimmie sacre che vivono in alcune parti del tempio. Arriviamo a Pashupatinath, a 5 km da Kathmandu. Il Pashupatinath, patrimonio dell'UNESCO, è il tempio induista più importante del Nepal. Ogni credente dovrebbe recarsi qui almeno una volta nella vita. Molto toccante e davvero lontano dalle nostre abitudini è il modo di rendere omaggio ai defunti. Il rito di purificazione con l'acqua del fiume Bagmati, la cremazione del cadavere e la successiva dispersione delle ceneri nel fiume sacro. E il nostro breve soggiorno a Kathmandu finisce qui. Domani ci aspetta un viaggio di 4 ore per raggiungere l'aeroporto. Eccoci. Pensavamo di andare all'aeroporto di Kathmandu, ma andiamo all'aeroporto domestico di Rammejape. Ci troviamo a Ramchak
Airport. Sono con Samadhi. Ci troviamo qui perché siamo partiti da Kathmandu con la speranza di chiappare un aereo che ci porta a Lukla. Quindi ci siamo fatti 4 ore sul nostro pulmino, una strada indecente, ma se non riusciamo a prendere né un aereo né un elicottero ci aspetterà ben peggio. Possiamo osservare le nuove strutture aeroportuali, ci confortano molto e siamo... come stiamo? Ora stiamo entrando al Trekker Transit Café e vediamo chi troviamo. Oh, ma qui c'è Osvaldo! Ciao! Detto lo stambecco delle grazie. Poi chi abbiamo? C'è Giacomo, detto il camoscio del persico. Poi c'è Marco, Cheyenne. Marta, la coraggiosa. E poi c'è Frank, pane tempesta. Questa inquadratura sintetizza al meglio la nostra giornata. E buonasera! Ma chi abbiamo qui? C'è Cheyenne. È il camoscio delle grazie, ma buonasera. Siamo un po' disperatissimi. No, è una visione distorta. Io non sono disperato. No, diteci dove siamo. Ah sì, Siamo nel paese di Mantali, vicino all'aeroporto di Ramecia. Ok, e perché siamo qui? sono stati dei disguidi. Praticamente c'è pieno di gente, c'è il maltempo, all'aeroporto a Lukla, una terra degli aerei, è un po'... non è detto che noi ripartiamo. L'albergo ha delle caratteristiche molto tipiche del Certo. Nepal, quindi bisogna Persino appena arrivati. Sì, esatto. lavarseli da soli, ovviamente. Quindi. Con vista, Con vista, quindi ora. Che stavamo pensando prima di comprarci un attimo. Insomma, certo. Next time you can say is old town. Ok. Qui abbiamo gli altri disperados con la nostra guida, They like che provano a giocare a carte ma non ci capiscono una take this mazza. one and Buonasera, Ciao. ma si può visitare una stanza? Si può vedere una camera? Ho la card, Elettronica. card, Ah, ok. e quindi una volta che Apertura manuale. prego, stampa, avanti. Chiusura dall'interno. Ah, ma c'è il bagno in camera. Lusso. Venghino. È bello perché l'acqua scende, tu nel frattempo ti puoi lavare anche i piedi volendo. Ah, esci direttamente. Esatto, no, è voluto, progettato. Ah, ok. Più altri animali esotici che escono a luce spenta e camminano per ora sul pavimento. Ne abbiamo uno, anzi anche da morto, non so se si è spostato da solo. Ah no, uno che era attaccato là, buttato lì. here. Okay, so he is supposed to hear everything. This is for God. Okay, so everything. And then I can start to work like this. I can start to do it. Okay. Quello oggi. Right. Enjoy your food. Partiamo insieme, noi andiamo con l'elicottero e i nostri due amici
still alive. Siamo a Lukla, 2840 metri, considerato l'aeroporto più pericoloso al mondo. L'arrivo è stato molto rocambolesco e il team si ricompone. Colazione in pochi minuti e incontriamo i nostri porter. La prima tappa è praticamente in discesa, dobbiamo raggiungere Pak Ding a 2610 metri. Tra breve saremo all'entrata del Sagarmatha National Park, dove ci vengono consegnate le track card. Pak Ding Namche Bazaar. Oggi sarà una tappa tosta o una tosta tappa? Con il toast sullo stomaco ci incamminiamo per raggiungere i 3440 metri. Namaste, hello, namaste. Ora ci sarà l'assaggio della carota, se questa non è biologica, Allora ragazzi, siamo on the way, a 10-15 minuti dallo stop di pranzo, e se durante il percorso a un pellegrino viene voglia di farsi una doccia, dove va? Qui! Il percorso di oggi tra Monjo e Namche Bazaar ci porta a attraversare l'epico ponte intitolato a Sir Edmund Hillary, sospeso a 70 metri sopra il fiume Dut Kosi. Questa è l'entrata di Namche Bazaar, ce l'abbiamo fatta e facciamo attraversare per primo Osvaldo. Vai! Non è riposo, infatti oggi passeggiatina al Tenzing Norgay Memorial Stupa. Non tutti sanno che Sagarmatha è sempre stato il nome sanscrito nepalese dell'Everest, il cui significato religioso è la dimora della Dea Madre della Terra. La nostra passeggiata prosegue e giungiamo al Sagarmatha Next, un posto unico a 3775 metri che ospita una galleria d'arte, si occupa di promuovere un turismo sostenibile e la cultura Sherpa. Degno di nota, a livello di curiosità, è che conservano ancora alcuni rottami dell'elicottero caduto durante la spedizione italiana del 1973 e con i quali hanno realizzato alcune opere d'arte come quest'albero. Arriviamo al villaggio di Komchung, meta finale per oggi. Beh, a dire il vero, finale non tanto.
Dobbiamo tornare indietro a Namche e son chilometri che si aggiungono. La nostra terza tappa, che da Namche ci porterà a Pangboche, sarà parecchio impegnativa. Dovremo infatti affrontare un dislivello di circa 600 metri. Questa è la terza tappa, dobbiamo scendere nel fiume La Fila di Fogo, quelle case che si vedono è Pungitanga. Da lì, sul versante di questo monte qua davanti, si vede la traccia del sentiero, si sale 600 metri in quota per raggiungere il nostro paese, Pangboche, e oltre quello si percorreranno altre 2 ore per raggiungere la meta di stasera. Dove si spera dormiremo. Si spera dormiremo, non è detto perché non sa. 4.000 metri. 4.000 metri! 4! Ma perché? Ma non potevano fare un ponte? Affrontiamo la discesa per arrivare a Pungitanga e proseguiamo in salita per arrivare a Tengboche a 3.860 metri. Curiosità, qui si trova la più buona pasticceria dell'intera Valle del Khumbu, nonché la più alta al mondo. Dopo aver svalicato, il percorso, disseminato dalle tipiche pietre con incise le preghiere, diventa più pianeggiante e ogni tanto ci concediamo una sosta per ammirare il panorama. Veloci come il pallino sulla mappa, partiamo! Siamo sorpresi che a quasi 4.000 metri la vegetazione sia ancora rigogliosa. Il paesaggio è magico, quasi surreale, e gli incontri ravvicinati con i tipici yak non mancano. Giunti nel piccolo villaggio di Deboche, ci rifocilliamo per poter superare l'ultima tratta. Lo yak di sicuro. Esploriamo il villaggio di Dingboche e ci fermiamo per la pausa merenda al famoso caffè 4410. Per la giornata di acclimatamento, la nostra guida Raji ha ben pensato di portarci verso i 5.000 metri. Il team si divide e a malincuore Brandy e Cheyenne tornano indietro. Ciao ragazzi, abbiamo dovuto interrompere la nostra marcia verso l'Everest Base Camp, abbiamo avuto problemi di malessere da montagna ad alta quota, abbiamo provato a stare uniti con gli altri in marcia sul sentiero per la Bucè,
Quindi ora siamo qui in questa piazzola elicotteri a Pankot-Chek e verremo portati via con le ambulanze da qui a Kathmandu. Ma torniamo ai nostri amici, che nel frattempo hanno raggiunto l'Obuche a 5030 metri, dove pernotteranno. Eccoci qua, siamo a 5002, un po' stanchini, oggi è dura. Un ringraziamento speciale a Osvaldo, il nostro capo spedizione, a Raji, la nostra guida dell'agenzia Himalayan Recreation, al CAI per i suggerimenti e l'incoraggiamento e al comune di Porto Venere per la simpatia del suo primo cittadino. Avevamo detto che venivamo qua a farci la birra, spero tu apprezzi e la birra aspetterò a farmela a Kathmandu con te, ok? Secondo me si ricoverano tutti. Ti vorrei dire che io sto filmando da un minuto. Facci vedere un po' sto gattino qua. Il gattino, fai vedere il gattino. Ecco, Oh, Devi fare verde. non ho nessuno dietro i miei amici. Io in direttiva proprio. Io volevo fare la posizione del tracker. Ma ti faccio vedere la posizione del tracker. Ma se io vado per terra, io ti vedo meglio. Posizione egizia numero 4. E la posizione di quei giapponesi che fanno sumo. Gonfiate la pancia. Ce l'ho già gonfia io. Ma sono andato in bagno tutto questo tempo, per voi che guardate. Ma scusa, ha detto gonfiate la pancia, non posso. La consapevolezza poi non entra in stanze se tu fai il cretino. Ma io sto facendo TOC, questo è CQ in profondo. Questo è il coccodrillo che torna. Coccodrillo, mi piace coccodrillo. Coccodrillo, mi piace. Ah, bella questa, sì. La foglia ripiegata. Adesso lo provo a fare, vediamo se ancora ho questa forza di riuscire a... Dai, la foglia ripiegata la san far tu. Chi è che nella vita non ha mai fatto la foglia ripiegata? Stretching per il dito. Stretching per le dita. Stretching per la mano.
Adesso facciamo la cosa apposta. Sento già meglio. La so. Oh, ci facciamo un po' di corsa dopo? Ci mettiamo...